tutti, oggi ricetta sfiziosissima, sana e leggera, la zucca al forno. Vediamo nei dettagli come la prepariamo. Gli ingredienti per fare la zucca al forno sono una zucca baby, questa è di circa 2 kg, prezzemolo, rosmarino e salvia, mezzo spicchio di aglio, 60 g di pane raffermo, un cucchiaio di parmigiano grattugiato. Per condire il sale, il pepe, l'olio extravergine di oliva e se volete potete usare anche la scamorza affumicata a fette. Per prima cosa tagliamo il pane e lo metteremo a pezzettini nel mixer. Questo perché noi creiamo una panatura particolare, non con il pan grattato che in genere è abbastanza sottile, mentre facendo una panatura con il pane in questo modo gli viene ancora più gustoso e croccante. 2 fettine sottili di aglio. Pezzettiamo un po' le foglioline di salvia e stessa cosa facciamo con il prezzemolo, rosmarino, e vedrete che così avrete una gratinatura deliziosa per la vostra zucca. La zucca ha un sapore molto neutro, quindi va condita. Sale, il cucchiaio di parmigiano. Per quanto riguarda l'olio, un cucchiaino è sufficiente. E infine pepe. E frulliamo il tutto. Ed ecco il risultato, una panatura profumatissima. Adesso vi diamo un trucchetto per ammorbidire la zucca in modo da tagliarla facilmente. 3 minuti e mezzo in microonde. Come vedete quindi adesso è più morbida ed è più facile tagliarla in modo da non stare lì a litigare con la zucca. Perché il problema è sempre quello quando si compra la zucca, la difficoltà nel tagliarla perché è durissima, così invece noi la ammorbidiamo ed è tutto più semplice, non è cotta, è solo ammorbidita. Quindi la tagliamo a fette, vedete questa non ha semi, quindi è fondamentale anche per fare questa ricetta che scegliate una zucca, questa butternut senza semi, in genere sono quelle un po' più sottili che non ce li hanno i semi. Magari chiedete una consulenza al vostro fruttivendolo in modo che sappia indicarvi quella che non ha i semi. Vedete, stiamo tagliando delle fette spesse 1 centimetro. Abbiamo tagliato quindi 9 fette, che sono quelle che ci servono. Se vi rimane la zucca poi potete anche metterla in frigorifero coperta con pellicola e la consumate per fare altro in settimana. Adesso con il pelapatate, vedete, stiamo togliendo la buccia, vedete, con il pelapatate è facilissimo. Una volta che l'avete tagliata così, quindi tagliare la zucca non è assolutamente un problema se seguite questo metodo. E poi sono carine tagliate tonde così perché sembrano come degli hamburger di zucca, ma in realtà state mangiando un ortaggio praticamente con un po' di panatura sopra, quindi la ricetta è molto leggera. Noi in genere facciamo la zucca al forno come contorno al pesce o alla carne. Se invece dovete mangiarla come piatto unico, una bella fettina di scamorza affumicata sopra e viene veramente un hamburger buonissimo. Preriscaldiamo il forno, 190 gradi, ventilato. In una teglia abbiamo messo la carta da forno e adesso ci mettiamo sopra anche un po' di olio. Spennelliamo. Le ungiamo con l'olio, sempre con il pennello, un pizzico di sale su ogni fettina. E poi vedete la mettiamo in questo pangrattato aromatizzato che abbiamo creato, che conferirà davvero tantissimo sapore alla zucca. E continuiamo così per ogni fettina. Vedrete che la zucca al forno così sarà leggera, sana, ma soprattutto gustosa.
che rimane della panatura glielo mettete sopra. Se poi come noi amate la zucca, andate a vedere la nostra playlist di ricette con la zucca. Abbiamo fatto la pasta al forno con la zucca, il risotto, la torta di zucca. Andateli a vedere. Le playlist le trovate tutte nella nostra pagina del canale YouTube. Su ogni fettina ci mettete un goccino di olio. I nostri medaglioni di zucca sono pronti ad andare in forno, 190 gradi, ventilato. Dopo 25 minuti la tiriamo fuori dal forno e ci mettiamo le fettine di scamorza. Questo soprattutto se dovete mangiare la zucca come piatto unico, poi se lo fate come contorno a carne e pesce potete anche non metterla, oppure se non vi piace non la mettete. Però così è buonissima e la mettiamo per altri 2-3 minuti nel forno, giusto per far sciogliere un po' la scamorza. Però è pronta praticamente, avete visto, non ci abbiamo messo nulla, è facilissima questa ricetta. Dovete assolutamente provarla, ancora in forno. Quindi dopo 27 minuti di cottura in totale possiamo spegnere il forno, la nostra ricetta è terminata. Se vi è piaciuta questa ricetta, come al solito fatecelo sapere nei commenti. Iscrivetevi al canale Cucina Geek se volete vedere altre ricette sfiziose come questa. E vi ricordiamo che siamo su Facebook e su Instagram, veniteci a trovare. Alla prossima ricetta, ciao!